Oh, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ho acquistato da poco questi pantaloncini tipo safari, però ho le gambe e le cosce un po' magrette e sono confezionati dritti. Vorrei stringerli un po' nelle gambe. Nella vita sono giusti, ma la gamba per i miei gusti è un po' larga. Ho deciso di acquistarli ugualmente perché nell'insieme mi piacevano molto, sia il colore che la forma. In vita sono perfetti, per cui non è difficile sistemare un po' le gambe. Vediamo ora come fare, così magari se capita anche a voi e rinunciate ad acquistare un paio di pantaloni, sapete che alcune piccole modifiche costa molto poco farle. Allora, sul fianco troviamo un'impuntura a riva, per cui la dovremmo disfare. Arriveremo a disfare l'impuntura fino alla vita. Attenzione perché nel mio caso la cintura ha un elastico inserito e impunturato, quindi non sarebbe possibile o comunque molto laborioso dover disfare la cintura. Quindi io partirò a filo della cintura e mi allargherò poi verso la gamba. Come sempre, se i punti sono piccoli e stretti, useremo uno scucitore per evitare di tagliare il tessuto. Altrimenti, se avete un paio di forbici con una bella punta e che tagliano bene, potete anche cercare di scucire la cucitura con quelle. Fate molta attenzione e scucite con pazienza la salda che usano fare per fissare la tasca in modo che quando infili le mani non si strappi. Se fate frettolosamente potreste strappare il tessuto. Scuciamo anche 10 cm per parte l'orlo in modo da poter andare da in cima in fondo cucendo e stringendo il pantalone. Per il momento il tagliacuci lo lascio stare, prima faccio la cucitura che mi interessa e dopo vedrò di ritagliare la cucitura in più che avanza. Con il gessetto segniamo una traccia regolare dalla vita al fondo del pantalone in modo che quando lo stringiamo non ci siano gobbe o altri difetti. Questo sarà il nostro riferimento di cucitura e lo dovremo riportare anche nell'altra gamba. La tacca che ho segnato è il punto di arrivo della tasca, che dovremo stare molto attenti a farlo uguale da un fianco e dall'altro, altrimenti ci troveremo con una tasca più lunga e una più corta. Passiamo ora alla macchina da cucire e riprendiamo il fianco lungo i segni che abbiamo fatto con il gessetto. Appoggiamo i nostri pantaloncini e controlliamo che la misura di cui vi parlavo prima sia giusta da una parte e dall'altra. Se non fosse così, basterà o riprendere o disfare quella più corta. Controlliamo anche la larghezza delle due gambe che corrisponda.
Dato che il tessuto dei pantaloncini non è un tessuto che si disfa facilmente, non tirerò fuori la tagliacuci per riprendere solo 2 cuciture, quindi o metterò un punto a zigzag oppure un punto tipo overlock. In questo caso ho scelto l'ultima variante che vi ho detto. Ovviamente, non essendo tagliacuci, dovremo rifilare tutto con le forbici. Verrà comunque un ottimo risultato. Passiamo ora all'orlo. Lasciamo i fili lunghi in modo da poterli annodare. Potete vedere il procedimento nello shorts che ho già pubblicato. Praticamente riusciremo a fare un'aggiunta all'impuntura senza che si veda che l'orlo è stato disfatto. Passando i fili all'interno ed annodandoli. Non servirà a fare la saldina e così anche in principio dall'altra parte. Quando impunturerete tenete il piedino alto in modo da vedere dove l'ago va a bucare. Dovrete partire esattamente dove è finita l'impuntura che avete annodato ed arrivare esattamente dove si congiunge dall'altra parte. Non fate la salda, mi raccomando, perché anche lì passeremo i fili, li annoderemo e li nasconderemo. Per fare questo lavoro siete costretti a fare l'impuntura dal diritto. Dunque io con le mani tocco dove finisce l'orlo ripiegato a rovescio, ma io ho già un po' di manualità. Se voi avete paura di scavalcare l'orlo e andare al di fuori, è meglio che ve lo puntate con degli spilli, in modo che non si muova durante l'impuntura. Avete visto che ho passato i fili nell'ago doppi, li passerò all'interno dell'orlo dove poi farò il suo nodo. Vi ringrazio di cuore della visione e spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Vi invito quindi ad iscrivervi e ad attivare la campanella per non perdere i nuovi video che usciranno a breve. Se desideri supportare il mio lavoro, ti invito ad offrirmi un caffè virtuale effettuando una piccola donazione nel link che trovi nell'info box. Mi farà ugualmente felice un tuo like ed un commento al video. Questi piccoli gesti sono gratis, ma per noi creatori hanno un enorme valore e soprattutto grazie ai vostri commenti posso capire quali sono i video che vi interessano di più.
Un enorme ringraziamento a tutti, baci baci e alla prossima!